Io ero lì. Io ero lì, il giorno in cui Horus si ribellò all'Imperium. Danzano le ombre proiettate da candele votive di cera profumata. Fumi di incensi sacri lambiscono le pareti istoriate. Affreschi antichi narrano le gesta della lotta dell'umanità per il diritto di vivere. Uomini con il capo chino vagano senza sosta fra corridoi bassi ed umidi, reggendo fra mani grinzose e pallide enormi tomi imbiancati dalla polvere di secoli. Sussurrano con voce sommessa preghiere al Dio imperatore. Avidi di conoscenza siedono per tutta la loro vita, immersi nella lettura di storie del passato. Servoteschi ronzano scattanti, sollevandosi in volo in stanze alte centinaia di metri. Le pareti rivestite di scaffalature di legno che portano ancora addosso l'odore organico di quella materia prima ormai introvabile sulla sacra terra. Catalogano, passano in rassegna, esaminano la quantità di tomi il cui numero sfugge alla comprensione dell'intelletto umano. Inviano i dati ai cogitator, i cui schermi verdi illuminano i volti inespressivi di automi lobotomizzati, più macchine che umani oramai. Laggiù, nelle tetre profondità degli archivi imperiali, esiste una stanza schermata da rune di protezione, sorvegliata dai custodes e mantenuta da torme di tecnopreti che comunicano in binario. Al suo interno, in una teca di auramite, è custodito un tomo più speciale degli altri. Rivestito in pelle blu, appartenente a chissà quale specie xeno, un volto umano si contorce sulla sua superficie. In alto gotico è noto come Faciem Liber. Si narra che le sue pagine nascondano follie capaci di far impazzire chiunque vi posi lo sguardo senza le dovute precauzioni. Oltre a questo, nasconde una lista che pochissimi membri eletti dell'Adeptus Administratum visionano ed aggiornano minuziosamente. I nomi della lista, vergati a mano, rimembrano gli eroi dell'Imperium. Chiunque sia nato in corrispondenza di quello che prima delle guerre di unificazione era noto come continente Italicum ed abbia contribuito in maniera significativa allo sviluppo del dominio dell'umanità, ha il diritto di esservi iscritto. Sono figure leggendarie alle quali il popolo rivolge la sua adorazione e tributa onori degni di un dio. La storia che voglio narrarvi prende avvio proprio da questo punto. Da quando, eludendo le difese ed ingannando gli spiriti macchina, il Faciem Liber e la sua lista caddero nelle mani di un tetro burattinaio, l'apostolo oscuro Iordanus. Nato su Colchis, l'apostolo oscuro Iordanus conosceva bene i poteri esoterici delle false divinità pagane. Quest'ultime altro non erano che l'ombra platonica delle entità caotiche che agitano ed abitano il mare delle anime, l'Immaterium. Da tempo, in segreto, covava odio nei confronti della rigidità dell'Imperium e dell'umanità per come era finita per configurarsi. Seguendo il volere degli dei del caos, covava in grembo il desiderio di vedere la galassia bruciare. E così, scalati i ranghi degli Astartes, finì per ottenere sempre più credito. Il suo percorso lo portò infine ad affiancare ed offrire i propri servigi ad un capitano di grande fama fra gli uomini e le donne che guidava. Horus era il nome che le era stato assegnato.
Chiamatelo caso, chiamatelo destino, chiamatela predestinazione. Il nome del capitano ricordava tanto quello di un antico leader dell'umanità. Un leader che ad oggi in pochi rimembrano e che in ancor meno sanno fosse uno dei gloriosi primarchi del dio imperatore. Orussi, prima ancora di diventare un personaggio eminente di questa storia, era famosa per le sue tattiche del terrore. Scendeva in campo, in azioni lampo, avendo padroneggiato l'arte dell'occultamento e dell'imboscata. I corpi dei nemici venivano esibiti in macabre sfilate nelle piazze affollate o appesi per le strade, lasciati a marcire, privi della loro pelle. I rimembranti che accompagnarono la grande crociata avevano descritto in maniera inquietantemente simile le tattiche del primarca Konrad Kurz. Effettivamente, pare che Orussi scendesse in battaglia affiancata da un famiglio, le cui sembianze di cherubino erano state riplasmate per assomigliare a quelle del noto predatore lucifugo di Nostramo. Per di più, i racconti e le testimonianze narrano che fosse una potente psionica, che non disdegnava di abbracciare un potere proibito durante il concilio di Nicea. I meme oscuri, partoriti dalla sua mente deviata, erano capaci di sollevare tempeste psioniche in grado di flagellare interi settori. La loro capacità di convogliare le energie warp costituiva una minaccia che in futuro i suoi pari avrebbero rimpianto di non aver contingentato in tempo. Gli anni passavano e Jordanus continuava a versare il proprio veleno nelle orecchie di Orussi, finché non ritenne il tempo maturo per mettere in movimento i meccanismi di un terribile percorso che avrebbe condotto a quella che i dotti oggi chiamano con il nome di spaghetti eresi. L'Apostolo Oscuro, sottratta in segreto alla conoscenza del Faciem Liber, sfruttò un momento di debolezza di Orussi, che a seguito di una gara di bevute contro un Astartes dei lupi siderali si era lasciata andare ad un sonno ristoratore. Jordanus, assumendo le sembianze di Enricum Cavillius, capitano generale dell'Adeptus Custodes, comparve nei suoi sogni per mostrarle una verità terribile. Per quanto la sua fama si fosse diffusa fra gli Astartes al suo comando, nessuno sulla sacra terra conosceva il suo nome. Altri eroi delle crociate venivano riveriti come dei sul suo pianeta natale, nonché fulcro del genere umano, ma per lei il futuro in patria riservava solo l'anonimato e l'oblio. A meno che non avesse deciso di prendere in mano il proprio destino e di sfidare apertamente quelle leggende viventi, ed in particolare il più anziano e riverito fra tutte, Nicolaus, altresì noto per la sua saggezza come l'Astropate. Orussi si risvegliò dal sonno senza i postumi della sbronza, trovandosi curiosamente accerchiata dai suoi uomini più fedeli, disperati nel vederla priva di sensi per così tante ore consecutive, mentre invocavano la grazia e l'intermediazione presso il dio imperatore a Padre Pius, realisticamente un altro dei nomi con i quali era noto il santo imperiale Ollanius Pius. Si narra che un apotecario fosse già pronto ad estrarre il seme genetico con il suo nartecium, quando il capitano si alzò in piedi come niente fosse. Senza perdere tempo in indugi inutili, radunò i suoi uomini e spiegò loro di aver avuto una visione. Con le sue parole continuava a citare frasi famose dei gloriosi primarchi del passato, ma distorcendone il significato e pervertendo irrimediabilmente le menti di chiunque la ascoltasse. La sua campagna sembrava mossa dai migliori intenti: fare in modo che sulla terra
il nome suo e quello dei suoi uomini fosse noto a tutti, che ogni cittadino fedele dell'Imperium conoscesse le loro gesta. Chiedeva giustizia come pagamento dei loro sacrifici. Quello che nessuno sapeva era che ella in cuor suo celava mire ben più oscure. Ma com'era prevedibile, ottenne l'effetto desiderato. Le parole erano come fiamme di un incendio incontenibile e scaldavano i cuori di chi desiderava di poter banchettare con i campioni dell'umanità. Jordanos la sosteneva e l'accompagnava ovunque, continuando ad avvelenare la sua mente contro Nicolaus, dipingendolo come colui che invero possedeva l'ultima parola su quella dannata lista. Senza di lui, anch'ella avrebbe potuto accedervi. E così i preparativi per il viaggio verso la Terra furono condotti con rapidità senza precedenti. Gli uomini, che lavoravano al doppio delle loro capacità, sospinti dal pungolo dell'ambizione. Ma la Sacra Terra era il cuore pulsante dell'Imperium. Intere flotte stazionavano nel sistema Sol, difese planetarie in grado di abbattere decine di migliaia di navi, e poi niente di meno che l'Egida, una serie sterminata di scudi stratificati che proteggevano l'intero perimetro del Palazzo Imperiale. Si dice che i reattori dell'Egida fossero collegati l'un l'altro con dei cavi lunghi migliaia di chilometri, incisi con una spirale infinita di lettere cesellate che recitavano l'opera magna di Nicolaus in persona, la linea temporale della storia dell'universo. Delle difese del genere non potevano essere assalite a cuor leggero. Nessuna forza nella galassia avrebbe potuto sperare di sopraffarle. Nessuna forza ancora esistente, quantomeno. E così Orossi, iniziando ad incedere verso il pianeta natale dell'umanità, chiamò a raccolta quanti più alleati possibili. Il primo a cui si rivolse fu uno dei più anziani servi dell'umanità, Friedrich, Samael se preferite. Era uno dei fondatori dell'Imperium e si dice che con il potere rilassante della sua voce e con l'epicità delle sue orazioni avesse convertito torme di uomini al credo imperiale. Nato su Ultramar, aveva affrontato una vita di peregrinazioni che avevano ostacolato il suo lavoro, ma la passione nel suo cuore rifulgeva più splendente che mai. Le leggende narrano che avesse una malsana passione per il suono delle parole poteri perniciosi. Orossi tentò di avvicinarlo con promesse di grandezza e di potere, ed egli, mosso non dal suo bieco ego, ma dalla volontà di fare del bene all'umanità intera, decise di sposare la sua causa. A sua volta si prodigò dunque per accogliere altri alleati in quella marcia che riteneva ingenuamente pacifica. Troppo tardi comprese le reali intenzioni della signora alla quale si era votato. Troppo tardi comprese che ella non desiderava di unirsi al circolo degli Optimates. Bramava, invero, la distruzione dell'Imperium, degli altri eroi iscritti nella lista e soprattutto del suo dio Nicolaus. Quando ebbe l'Epifania, la rabbia sgorgò dal suo cuore come una diga infranta. Parole di vendetta furono scagliate contro Orossi ed il desiderio di redenzione avvinghiò la sua mente. Ma il danno era già stato enorme. Al richiamo congiunto molti avevano già risposto, forse consapevoli del tiranno che stavano accogliendo, forse corrotti dai sussurri maligni del Warp. La flotta era sempre più vicina alla Terra, quando una delle nemesi dell'umanità fece il suo ingresso nel sistema Sol, affiancandosi alla traditrice. Non di metallo erano fatte quelle navi, ma di carne,
e viscere e ossa orrorifiche. Bianca e viola, la bioflotta tiranide Stefanot sopraggiungeva divorando vite, sogni e speranze. A differenza di altre, appariva capace di un raziocinio senza pari e sembrava conoscere molto sugli umani. Forse per sfregio, forse per vantaggio tattico in battaglia, tutte le creature della bioflotta presentavano una misteriosa peluria fra le fauci e le narici. Probabilmente a causa della tendenza tutto umana all'antropomorfizzazione dell'ignoto. Molti vociferavano si trattasse di baffi. La battaglia navale nel sistema Sol fu micidiale. I lealisti, schierati come plotoni d'esecuzione attorno ai varchi Warp su Urano e Plutone, resisterono finché poterono all'assalto dei traditori, che però avevano radunato una forza senza precedenti dai tempi della Grande Crociata. Magi del Mechanicum Canadiensis con stemmi a forme di foglie d'acero, rinnegati di Krieg al comando del comandante Defcon Sauron, membri della stirpe dei Mille adornati con stendardi gloriosi che richiamavano i colori della bandiera della Carolina Nordicam, un antico regno terrestre scomparso dopo le guerre di unificazione. Astartes, dei guerrieri di ferro, resuscitati da un necromante nascosto nell'ombra. Sopraffatti da una tale armata, furono costretti a ripiegare sulla terra, rifugiandosi nel palazzo schermato dall'incredibile egida. Ma il bombardamento era furibondo e sempre più strati di scudi venivano devastati. Orde di perduti e dannati si riversavano sulle difese esterne, inondando le trincee con l'impeto della loro corruzione. Gli spazioporti caddero nelle mani dei traditori, che iniziarono a sbarcare ad un ritmo insostenibile per i difensori. Samael e la sua legio XIII erano da soli a lottare in difesa di Nicolaus e dell'Imperium contro l'oscura forza dei Meme. E poi un'altra forza si palesò in supporto della Quotemaster Orussi. Un'Eldar oscura, uscita dalle arene di Commorag, dalla pelle cinerea, un'assassina con una folta chioma rossa, intrecciata in dread, tipica acconciatura Drukhari, che utilizzava per strangolare i rivali. Sapeva sfuggire a colei che ha sete, godendo nell'estasiare le sue vittime, distraendole con la bellezza delle sue piccole statue dipinte, per poi farle inorridire quando le immergeva brutalmente in una latta di coppale lucido da esterni, comprata in sconto al Bricus. Torturava quelle anime sventurate, costringendole a chiamare tali statue soldatini ed obbligandole a guardare il colore seccare in profondità nelle setole dei pennelli, realizzati con i capelli dei cugini Eldar. Ludwig era il nome di quella tetra creatura che ebbe l'ardire di cercare un varco nel muro Saturnin. Provò ad infiltrarsi in segretezza, ma il suo piano la portò esattamente là, dove Samael le aveva teso una trappola. Le parole hanno un potere incredibile e spesso, in vero, feriscono più delle spade. Xenophon. All'udire quella singola parola, le cellule sopite della Legione Alfa si risvegliarono per dedicarsi alla difesa strenua di Nicolaus. Fra di essi, il capitano Boscharius, anch'egli appassionato di statue e pittura, si lanciò quindi nel tunnel sotto al muro Saturnin e sfidò a singolar tenzone la letale Drukhari. Pennellata dopo pennellata, le pareti si tinsero del colore del sangue finché l'attacco fu respinto. I suoi uomini, intanto, con valore, ma mossi da un fine chiaro a nessuno se non a loro medesimi, tentarono di arginare l'avanzata impietosa dei traditori. Nel frattempo, all'esterno, la terra tremava.
Sembrava che il pianeta stesso cercasse di ribellarsi con i terremoti allo scempio della spaghetti eresi, ma no. Non erano scosse telluriche, erano i passi di una delle legioni titaniche più memose della storia del Mechanicum. Attirato dall'umorismo caustico di Orussi, l'Archmagos Rasco aveva causato uno scisma originato su Marte e che si era poi diffuso su molti altri mondi forgia. Stanco dei vincoli imposti da Nicolaus, aveva dedicato la sua vita alla conoscenza e all'arte proibita dei meme. Adesso, fuori dalle mura del palazzo imperiale, i suoi titani avanzavano, i corni da guerra che imitavano il suono di mefitiche risate, rigenerando qualsiasi danno venisse loro inflitto dall'artiglieria posta a difesa. La situazione nel palazzo era disperata. I cancelli principali erano stati tutti presi d'assedio. La via verso il trono dorato era sempre più a rischio. Tuttavia, i fedelissimi di Nicolaus, dopo mesi di viaggio, si stavano avvicinando alla terra, correndo in sua difesa. Il loro arrivo avrebbe potuto significare un ribaltamento delle sorti dello scontro e quindi Horus si comprese di non avere molto tempo a disposizione. Perciò si risolse a prendere una decisione cruciale. Gli scudi meme della sua nave furono abbassati nel continuo duello psionico e mentale con Nicolaus. Lo sfidò apertamente a raggiungerlo a bordo dell'ammiraglia. Nicolaus e molti altri campioni dell'umanità si teletrasportarono su di essa. Ma ovviamente si trattava di un'imboscata. Nino Cronodadicos, demone di Tzinch, fece rotolare i suoi sacrileghi prismi puntinati e, giocando con le trame di infiniti destini possibili, iniziò a narrare di sventure blasfeme. La realtà che trasudava da ogni atomo influssi dell'immaterium si piegava alle sue parole. Fu così che i campioni dell'umanità furono divisi e comparvero sparpagliati su ponti diversi e distanti fra loro, a bordo della nave di Orussi. Su di essa l'influenza degli dei caotici era quasi irresistibile. Un demone al servizio del dio del sangue, Corno XVI, fece risuonare la sua ira e la sua ferocia fra le pareti del vascello. Una furia omicida pervase le menti di molti lealisti, proiettandoli in deserti immaginari senza fine e facendo loro perdere coscienza delle loro storie, dei loro passati, delle loro identità, finché non ricordarono di sé altro che il nome. Samael, ancora in sé, fu il primo a raggiungere la sala dove Horus lo stava attendendo. Non era la prima volta che si trovava in quel luogo, ma dall'ultima volta era divenuto irriconoscibile. La stanza, che presentava escrescenze carnose, tentacolari, fauci, occhi nel metallo, era piena di sussurri che gli riportavano alla mente discussioni e dialoghi avuti con i suoi fratelli, ma apparivano alterate, perverse nel loro significato, distorte da un umorismo sadico e brutale. Nicolaus era ancora lontano all'interno della nave, ma Horus si ergeva davanti a lui e non poteva più rimandare lo scontro. Il duello finale per la salvezza dell'umanità stava per compiersi.